Fare un live è sempre un'ottima occasione per provare nuove chitarre, nuovi pedali o cambiare anche i settaggi della nostra strumentazione. Guardate il video fino alla fine perché sicuramente parliamo di cose interessanti ed utili per molti chitarristi. Ciao e ben ritrovati, io sono Vito Astone e nel video di oggi voglio parlarvi della strumentazione che ho utilizzato durante un evento live che si è svolto qualche giorno fa. Vi mostrerò le chitarre che ho utilizzato, gli effetti, come ho organizzato il tutto. Spero che questo video possa essere utile per molti di voi. Quindi sulla fiducia vi invito già a mettere un bel pollice in su e se non siete iscritti ad iscrivervi al canale. E soprattutto lasciatemi un bel commento qui sotto facendomi sapere se questo tipo di argomento vi piace. Questo evento live è stato organizzato dalla scuola di musica Eufonia in cui insegno chitarra e basso. In una scenografia molto bella, gestita per audio e luci da uno dei migliori service di zona, si sono svolti questi 2 giorni intensi, tantissimi brani e tantissime esibizioni. È stato un po' il risultato di tante ore di prove da parte di tutti. Sul palco infatti ci siamo ritrovati maestri ed allievi a suonare oltre 50 brani. In realtà non ho avuto modo di documentare molto durante questi giorni, ma perché ero preso dal tanto da fare. Quindi nel video che segue vi mostro quello che ho utilizzato sul palco e poi qui in studio vi spiego altre cose, come ho organizzato gli effetti e vi faccio sentire alcuni preset. Eccoci qui, primo pomeriggio, tutto pronto, zona mixer e luci. Andiamo nel dietropalco e andiamo a vedere la mia postazione. Service e luci di Angelo Lapesa, fantastico. Ecco la postazione chitarra basso con più strumenti perché si alterneranno vari musicisti durante la serata. Questa è la mia postazione, questi sono i miei strumenti. Vediamo nel dettaglio la mia strumentazione. Un pedale di espressione, ho utilizzato anche come volume, in questo caso di espressione, della Sony Cake, che ho da molto tempo e che non mi tradisce mai. La Matribox 2 Pro con caricati dei profili NAMM, fantastici. Una copia del Clone Centaur, ma che fa benissimo il suo lavoro, e trasmettitori della Lecato. Per quanto riguarda le chitarre e i bassi, mi sono portato l'ultima arrivata della Harris Music, la Black Mamba, una Stratocaster fantastica. Se non avete visto il video sul mio canale andate a guardarlo. Uno strumento bellissimo. Altra chitarra, questa volta della Heart, che mi serviva con un'accordatura diversa per un brano e anche come secondo strumento. E poi il mio fedelissimo Harley Benton basso a 5 corde, che ormai mi accompagna da tanti anni. Tutto è quasi pronto, mancano pochi minuti e tra un po' si inizia questo grande evento di Eufonia Taranto. Qualche altra informazione sulle chitarre che ho utilizzato. Come avete visto, la chitarra principale è stata questa Stratocaster versione Relic della Harris Music. Ho già fatto un video, se ve lo siete persi, comunque lo trovate qui in descrizione sul mio canale. Perché ho utilizzato questa chitarra? Sicuramente per testarla in un contesto diverso. Quando mi mandano degli strumenti da provare, la cosa migliore è appunto provarli in più situazioni, in più contesti, proprio per capire un po' come lo strumento reagisce, come si comporta e quale migliore occasione per utilizzare questa chitarra in un live. Vi devo dire che mi sono trovato veramente bene. Ho avuto tutta una serie di suoni a disposizione, anche utilizzando i vari toni, a parte i pick-up, che mi hanno permesso di suonare in qualsiasi brano. Poi anche la configurazione HSS, chiaramente è una configurazione abbastanza versatile. Lo strumento è rimasto intonato, leggerissimo, quindi in un contesto live è molto importante avere uno strumento abbastanza leggero per stare tanto tempo con lo strumento imbracciato. Come seconda chitarra avete visto questa eArt modello T380. Ho scelto questa chitarra, come ho detto prima, sempre per testare questi strumenti in contesti diversi dallo studio. E poi soprattutto perché mi serviva una chitarra con doppio humbucker, quindi avevo l'alternativa alla Strato. Anche di questo ho fatto un video,
c'è anche il video dedicato all'altro modello più recente, la DMX9, li trovate sempre sul mio canale. Prima di arrivare alla soluzione che avete visto nel video, ho ipotizzato diverse alternative, ad esempio se creare una pedaliera del tutto analogica o utilizzare appunto una pedaliera digitale, ma alla fine, dopo vari test, ho deciso di utilizzare la Matribox 2 Pro, che in realtà aveva tutto quello che mi serviva. Allora, partiamo appunto dalla catena effetti, come ho gestito la Matribox 2 Pro. Inizialmente stavo utilizzando la classica modalità dei preset mode, quindi vari effetti, varie catene di effetti programmate e memorizzate nei preset mode. Ma la cosa non mi convinceva, considerando infatti che sul palco ci sarebbero stati molti cambi tra brani, strumenti da cambiare, volevo meno cose a cui pensare, quindi ho iniziato ad utilizzare la funzione Stomp Mode. Mi sono realizzato un modello di base, quindi un preset di base, con semplicemente ampli e cassa ed effetti di ambiente standard, che poi avrei utilizzato come modello nel caso ci fosse stata la necessità di aggiungere qualche altro effetto. Questo routing di base è appunto costituito da un amplificatore, in questo caso ho utilizzato un profilo NAMM, infatti la Matribox 2 con l'ultimo aggiornamento ha la possibilità di utilizzare i profili NAMM ed è una cosa veramente fantastica. Ho utilizzato questo profilo NAMM modellato su un bellissimo Marshall Jubilee canale clean con un IR particolare che ho trovato in rete e che suona benissimo, un leggero equalizzatore per togliere un po' di 100 Hz perché comunque sono sempre frequenze che danno fastidio, un gate e la sezione delay e riverbero e il pedale volume utilizzando direttamente il pedale della Matribox 2. Questo era il mio setup di base, quindi il mio rig di base. Di base c'era anche un leggero compressore, giusto per uniformare un po' tutto. Poi invece all'occorrenza avevo la possibilità di attivare e disattivare questo overdrive full tone, modellato su un full tone, molto bello. Quindi potevo tranquillamente attivarlo e disattivarlo, quindi passare dal clean a un suono molto più carico. Quello che in realtà serviva era la classica configurazione un clean, un suono crunch e un suono lead. E con questa configurazione potevo tranquillamente passare dal suono pulito ad un crunch, regolando anche il volume della chitarra, fino a un suono bello carico. Quindi cosa ho fatto? Poi questo rig l'ho copiato dove c'era appunto la necessità legata al brano in qualche altro preset, cambiando magari solamente l'overdrive oppure se c'era la necessità di un delay con un tempo diverso, ma in linea di massima il grosso dei brani l'ho suonato con questa configurazione. Per quanto riguarda invece i suoni di ambiente, quindi delay e riverbero, ho trovato questa soluzione che secondo me risulta molto interessante. Piuttosto che impostare un delay preciso, quindi con dei valori di mix, di feedback e di ripetizioni precise che non sarebbero state sempre adatte ad ogni brano e quindi avrebbero portato l'esigenza di cambiare sempre il preset, ho pensato a fare questa cosa. Ho utilizzato il pedale di espressione, questo della Sonic Cake Vex Express, che fa sia da pedale di volume che di espressione, e ho programmato in pratica il mix del delay ad un massimo di 25%, che era quello che mi serviva come valore massimo, ad un minimo di 5. In questo modo potevo gestirlo direttamente sul palco in base a quella che era l'esigenza sonora del momento. Anche perché quando andiamo a fare questi suoni, in studio abbiamo una percezione, ma su un palco con un impianto molto grande le percezioni cambiano e anche i valori possono essere
diversi per quello che è il contesto. In questo modo invece io potevo tranquillamente sul momento valutare quanto effetto d'ambiente, soprattutto il delay, mi serviva. Chiaramente, se proprio non avevo bisogno di un delay, potevo anche disattivarlo dal photo switch, ma questa possibilità di regolare la quantità di mix del delay all'interno del suono è risultata molto utile. Tra i tanti brani scaletta, ad esempio, un brano che meritava un rig diverso era Radio Gaga dei Queen. In questo caso, non avendo tutta la sezione di tastiere, ho cercato di creare un suono che fosse simile un po' al synth che si sente nelle strofe. Quindi ho inserito un filtro, sempre utilizzando il canale pulito del Marshall Jubilee, e un ulteriore riverbero per allungare un po' la coda. Sempre con la modalità del delay regolato dal pedale di espressione. E poi quando dovevo passare al solo o a dei suoni un po' più puliti, switchavo dove il filtro si annullava ed entrava in gioco un overdrive. Tra l'altro c'era anche il solo in slide. E quindi avevo questo suono per fare il solo. Altra cosa che avete visto sul palco, questo clone del Clone Centaur, quindi è un pedale che simula appunto il vero Clone Centaur. Chi segue il canale l'ha già visto ed è praticamente un pedale che costa pochissimo ma suona molto bene. L'ho preso su Wish. Ho regolato in un certo modo i settaggi del pedale e poi non li ho più toccati e lo utilizzavo solo all'occorrenza quando magari volevo avere un suono un po' più carico, quasi crunch. Nel video si vede anche un piccolo amplificatore Marshall sulla destra della mia postazione. Se vi state chiedendo se l'ho utilizzato per fare i suoni, certo che no. Non è un amplificatore adatto per una situazione da palco. L'ho usato come piccolo monitor personale quando l'audio del palco non era acceso, quindi l'ho utilizzato per fare piccole regolazioni al volo e per poter ascoltare quello che stavo facendo. Scrivetemi qui sotto nei commenti se vi sono piaciuti questi suoni. Nel caso potrei realizzare un video in cui vi parlo di alcuni profili NAMM che utilizzo e che sono gratuiti. Bene, eccoci qui alla fine di questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto sia stato utile, magari può ritornare utile ad alcuni di voi che vogliono trovare un settaggio diverso nella propria strumentazione. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti qui sotto in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto attivate le notifiche per guardare i prossimi video. Se poi volete sostenere attivamente i miei contenuti potete farlo attraverso la mia pagina Patreon o qui attraverso l'abbonamento mensile di YouTube. Io per ora vi saluto, vi auguro anche una fantastica estate e noi ci vediamo prossimamente in un altro video. Ciao!